Ciao a tutti e bentornati su Kate Made, io sono Katie e oggi non mi vedete ma sono piena di lavoro e quindi in questo modo diciamo che accorcio un po' i tempi, quindi non succede nulla. Oggi andremo a realizzare questo progetto veramente molto sfizioso che ho iniziato praticamente un mese e mezzo fa ed ho ultimato solo ora. Non per fattori di difficoltà, ma perché comunque avevo altri progetti da portare avanti. Finalmente l'ho terminato e non vedevo l'ora di terminarlo. Non è nulla di nuovo perché comunque di borse con le rose ne abbiamo viste di ogni tipologia, però volevo realizzarla anche io e ci ho fatto anche il tutorial perché comunque è sempre gradito. Vi ho spiegato passo passo la lavorazione di tutta la rosa, vi ho spiegato passo passo la lavorazione dei pannelli che andranno a costruire la borsa, quindi è tutto spiegato nel dettaglio, spero che sia tutto chiaro. Comunque se avete dei dubbi mi raccomando lasciatemi un commento qui in basso, io cercherò di rispondervi quanto prima. Quindi non mi perdo troppo in chiacchiere perché sicuramente verrà un video lunghissimo per via della spiegazione, non perché io mi sia persa in chiacchiere. Vi ricordo solo di continuare a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, iscrivervi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vediamo cosa ci occorre nel dettaglio per realizzare questo progetto e poi passiamo subito al tutorial di oggi. Per questo progetto ho utilizzato circa 200 grammi di cordino per quanto riguarda il corpo borsa, circa 150 grammi di cordino rosa che avevo in casa, non so dirvi la tipologia nello specifico, però comunque sappiate che potete utilizzare tranquillamente qualsiasi cordino vogliate. Nella descrizione qui in basso troverete i vari riferimenti. Una chiusura magnetica, uncinetto 3,5 per la lavorazione del corpo borsa, uncinetto numero 3 per la lavorazione della rosa, ago da lana e possiamo partire subito con il tutorial di oggi. Partiremo dal pannello base della rosa, quindi ci facciamo un cerchio magico. Lo blocchiamo con una catenella e a questa catenella ci aggiungiamo 2 catenelle e queste 3 catenelle insieme sostituiranno la prima maglia alta. Dopodiché procediamo lavorando altre 11 maglie alte all'interno del cerchio magico. Fatte le 11 maglie alte abbiamo 12 punti di base, andiamo a chiudere il cerchio magico tirando il filo. Dopodiché andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali. In questo modo procediamo poi alzando il lavoro con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta ed una maglia alta nello stesso punto di base. Questo sarà il primo aumento. Adesso procediamo lavorando in costa retro in ogni punto, lavorando un aumento per ogni punto, quindi andremo a raddoppiare le maglie. Terminato il giro lo chiudiamo sempre con una maglia bassissima nella terza catenella delle 3 iniziali
In questo modo procediamo alzando il lavoro con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta nello stesso punto di base, ed in questo giro andiamo ad alternare un aumento ed una maglia alta, quindi andiamo nel punto successivo, prendiamo sempre solo la sola retro e lavoriamo una maglia alta. Procediamo nel punto successivo, lavoriamo un aumento, quindi alterneremo un aumento ed una maglia alta per tutto il giro. Terminato anche questo giro, lo chiudiamo come sempre nella terza catenella delle 3 iniziali con maglia bassissima e procederemo lavorando gli aumenti come si fa di solito. Ovviamente io non vi mostro il passaggio completo, ma nella clip successiva troverete lo schema scritto completo di tutto il pannello, in modo che potete tranquillamente lavorare senza difficoltà. Ma se avete dei dubbi lasciate un commento qui in basso. Per non allungare troppo il tutorial vado a tagliare questa parte. Comunque trovate tutto lo schema scritto nella clip successiva, quindi procediamo in questo modo e poi vediamo come procedere. Una volta lavorato il pannello, a questo punto dobbiamo andare a prendere innanzitutto il filo. Ho già fatto il cappietto iniziale e come potete vedere qui abbiamo tutte le metà catenelle frontali visibili. Partiremo dalla parte centrale, non fa nulla che si vedono i punti di chiusura perché tanto qui andrà tutto nascosto. Poi andiamo ad inserire l'uncinetto esattamente qui, lasciamo per ultimo il punto di chiusura e andiamo nel successivo. Entriamo in questo modo, prendiamo il cappietto, lo portiamo verso l'esterno e ci alziamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. Queste ci sostituiscono la prima maglia alta. All'interno di questa stessa asola andiamo a lavorare altre 2 maglie alte, quindi inseriamo l'uncinetto di nuovo nella stessa asola, lavoriamo una maglia alta e un'altra maglia alta sempre nella stessa asola. In questo modo passiamo all'asola successiva e andiamo a lavorare all'interno di questa seconda asola 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Fatto questo procedimento, voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta, un'altra maglia alta nello stesso punto, quindi avremo fatto un aumento e procediamo lavorando un aumento in ogni punto sottostante, quindi andremo a lavorare 2 maglie alte per ogni punto sottostante. Ultimo punto, ovviamente sarà la terza catenella delle 3 sottostanti. Andiamo a fare anche in questo punto ovviamente un aumento
ed avremo ottenuto così 12 maglie alte perché avremo raddoppiato i punti. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo andare a chiudere questo primo petalo perché questo è il primo petalo. Ci posizioniamo in questo modo per vedere bene le asole. Andiamo a contare 1, 2, 3, 4. Nella quinta inseriamo l'uncinetto in questo modo e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Facciamo una catenella e torniamo indietro a punto gambero. Il punto gambero non è altro che una maglia bassa lavorata a rovescio, diciamo tornando indietro. Quindi andiamo a puntare l'uncinetto nel primo punto qui, in questo modo. Prendiamo il filo e chiudiamo. Andiamo nel punto successivo, sempre all'indietro, prendiamo il filo e chiudiamo a maglia bassa. Procederemo in questo modo fino a lavorare tutti i punti che abbiamo sul petalo. Ultimo punto, entro nella catenella, lavoro sempre la maglia bassa a rovescio e dopodiché dovrò fare questo procedimento come abbiamo fatto anche sull'altro lato. Dobbiamo andare a contare 4 punti. Allora questo è il punto lavorato, quindi non lo contiamo. Passiamo al successivo, quindi contiamo 1, 2, 3, 4. Andiamo a puntare l'uncinetto nel quinto in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima. Quindi questo è il primo petalo. Adesso dobbiamo andare a fare il secondo. Il procedimento resta sempre lo stesso, quindi alziamo il lavoro con 3 catenelle. Nello stesso punto vado a lavorare 2 maglie alte, una e 2, quindi avremo in totale 3 maglie, calcolando anche le 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Andiamo nel punto successivo, inseriamo l'uncinetto e lavoriamo 3 maglie alte al suo interno, una, 2 e 3. Voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle per alzare il lavoro, ma ovviamente ci sostituisce anche la prima maglia alta. Lavoriamo una maglia alta nello stesso punto di base ed un aumento in ogni punto sottostante, quindi 2 maglie alte nello stesso punto. In ogni punto sottostante otterremo comunque 12 punti perché dobbiamo andare semplicemente a raddoppiare. Ok, fatte tutte le maglie alte dobbiamo andare a vedere cosa abbiamo qui. Dobbiamo contare sempre i 4 punti, quindi 1, 2, 3 e 4. Dobbiamo comunque andare a chiudere questo petalo esattamente nel punto lavorato dell'altro petalo, quindi senza fare anche tanti calcoli andiamo semplicemente ad inserire l'uncinetto nel punto lavorato e facciamo una maglia bassissima in questo modo, catenella e si torna indietro a punto gambero, quindi inserisco l'uncinetto nel punto precedente e lavoro una maglia bassa, punto precedente
una maglia bassa e così via fino a rifinire tutto il petalo. Lavorati tutti i punti, dobbiamo andare a fare la stessa cosa anche su questo lato, quindi contiamo 1 2 3 4, andiamo a chiudere esattamente dove c'è il primo punto lavorato. Qui inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima e abbiamo fatto, diciamo, il primo bocciolo. A questo punto dobbiamo passare alla riga successiva. Per fare questo possiamo fare semplicemente 2 catenelle, andiamo poi ad inserire l'uncinetto nella prima asola del secondo giro, diciamo, ed inseriamo quindi in questo modo l'uncinetto nella prima asola e facciamo una maglia bassissima, quindi in questo modo saremo passate al giro successivo. A questo punto stesso procedimento per fare il petalo, 3 catenelle iniziali che ci sostituiscono la prima maglia alta, 2 maglie alte nello stesso punto, per quanto riguarda ovviamente sempre il primo punto di lavorazione, quindi abbiamo questo gruppo. In questo giro andremo ad aumentare di 1, quindi i primi 2 petali li abbiamo fatti lavorando i primi 2 punti di base. In questo giro andremo a lavorarne 3, quindi 1 l'abbiamo lavorato, passiamo al punto successivo, lavoriamo 3 maglie alte anche in questo punto. E come abbiamo detto dobbiamo aumentare di un punto, perché comunque il petalo deve essere più grande, e andiamo a lavorare anche il punto successivo, quindi lavoreremo in questo giro 3 punti. Ma il procedimento resta lo stesso, perché in ogni punto lavoreremo 3 maglie alte. Ora voltiamo il lavoro, 3 catenelle per alzare il lavoro e per sostituire la prima maglia alta, una maglia alta nello stesso punto di base, quindi un aumento, ed un aumento per ogni punto, quindi andremo a raddoppiare di nuovo i punti, e questo è semplicemente il passaggio che dovremo fare per ogni petalo. Ultimo punto, la andiamo a lavorare ovviamente nella catenella. Avremo ottenuto 18 punti di base, essendo partite con 9 punti, abbiamo quindi 18. Questo primo petalo che abbiamo fatto in questo giro lo andiamo a chiudere in questo punto, quindi nel punto lavorato dei petali centrali, questo qui. Noi ci troviamo in questa situazione, vi sto facendo vedere così è più semplice. Inseriamo l'uncinetto in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima, catenella, e si torna indietro a punto gambero, quindi andiamo a lavorare una maglia bassa in ogni punto che abbiamo sottostante, sono 18. Inseriamo quindi l'uncinetto nel primo punto e lavoriamo una maglia bassa, punto precedente, maglia bassa e così via. Lavoriamo anche l'ultimo punto, ovvero la catenella,
questo punto dobbiamo andare a chiudere, quindi andiamo a contare i nostri punti. Come abbiamo detto, dobbiamo aggiungere un punto anche in questo caso, quindi prima saltavamo 4 punti, in questo giro ne saltiamo 5, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, inserisco l'uncinetto nel sesto punto e chiudo a maglia bassissima in questo modo. Procederemo nello stesso modo, quindi alziamo il lavoro con le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, procediamo lavorando all'interno di questo punto altre 2 maglie alte e lavoreremo 3 maglie alte anche nei 2 punti successivi, quindi avremo 3 gruppi da 3 maglie alte. Inserisco l'uncinetto e lavoro le maglie alte. A questo punto avremo ottenuto sempre le 9 maglie alte, voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle per alzare il lavoro e sostituire sempre la prima maglia alta, procediamo lavorando una maglia alta nello stesso punto e proseguiamo lavorando un aumento per ogni punto, quindi andremo a raddoppiare sempre i punti, otterremo 18 maglie alte in totale. Vi lascio continuare con questo procedimento da sole perché altrimenti viene un video troppo lungo. Lavorati tutti i punti abbiamo sempre 18 maglie alte di base. A questo punto dobbiamo andare a chiudere questo petalo esattamente nel primo punto lavorato qui. Qui abbiamo il primo petalo di questo giro, puntiamo l'uncinetto, inseriamo l'uncinetto in questo modo proprio alla base della maglia alta qui, inserisco l'uncinetto e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella e procedo con la rifinitura a punto gambero di questo petalo, quindi inserisco l'uncinetto sempre all'indietro in questo modo, ma i passaggi sono quelli di una maglia bassa. Rifinito anche tutto questo petalo dobbiamo andare a ripetere lo stesso procedimento, quindi andiamo a contare 5 maglie partendo ovviamente dalla successiva a quella lavorata, 1, 2, 3, 4, 5, inseriamo l'uncinetto nella sesta e chiudiamo a maglia bassissima. Iniziano ad intravedersi i risultati. A questo punto dobbiamo andare a creare il prossimo petalo sempre nello stesso identico modo, quindi alziamo il lavoro con le 3 catenelle, lavoriamo altre 2 maglie alte all'interno dello stesso punto e procediamo lavorando altri 2 gruppi da 3 maglie alte nei 2 punti successivi, quindi in totale di base dobbiamo avere 9 maglie alte. Ok, abbiamo i 9 punti, voltiamo il lavoro, ci alziamo con le 3 catenelle, procediamo lavorando una maglia alta nello stesso punto di base ed un aumento per ogni punto sottostante fino ad ottenere 18 maglie alte.
Ok, abbiamo lavorato anche questo petalo, abbiamo lavorato 18 maglie alte. A questo punto andiamo a chiudere sempre nel petalo precedente, alla base del petalo precedente, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo. Chiudiamo con maglia bassissima, facciamo la catenella e procediamo con la rifinitura a punto gambero. Bene, abbiamo lavorato anche tutto questo petalo, a questo punto andiamo a contare i nostri punti per chiudere il petalo. 1, 2, 3, 4, 5, andiamo a chiudere esattamente qui. Questo è l'ultimo punto del giro. Chiudiamo a maglia bassissima e dobbiamo spostarci nel giro successivo, quindi 2 catenelle, una e 2. Dopo aver fatto le catenelle ci ritroviamo all'altezza del giro successivo, inseriamo l'uncinetto nel primo punto e facciamo una maglia bassissima. Dopodiché procediamo con le 3 catenelle per sostituire la prima maglia alta, quindi 1, 2 e 3, e in questo giro andremo a lavorare 3 maglie alte in 4 punti, non in 3. Quindi ora qui abbiamo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, procediamo lavorando 2 maglie alte nello stesso punto e 3 maglie alte nei 3 punti successivi. Ok, avremo 12 punti di base. A questo punto voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta nello stesso punto e procederemo come abbiamo fatto per gli altri petali lavorando un aumento per ogni punto, quindi andremo sempre a raddoppiare il numero dei punti di base. Ho lavorato tutti i punti, ho 24 punti di base perché comunque abbiamo raddoppiato i 12 di base, i 12 iniziali. Quindi a questo punto tenete a mente che il primo petalo di ogni giro, quindi questo è il primo giro, questi 3 petali sono del secondo giro, questo qui è del terzo giro. Prima di fare il punto gambero va chiuso e lo andiamo a chiudere sempre nell'ultimo petalo lavorato alla base, quindi inseriamo l'uncinetto in questo modo e chiudiamo con maglia bassissima, dopodiché facciamo una catenella, torniamo indietro a punto gambero e dopo si va a chiudere sullo stesso giro. Quindi ora procediamo con la rifinitura del petalo. Ok, rifinito tutto il petalo. A questo punto, come stiamo aggiungendo punti alla base del petalo, dobbiamo aggiungere punti anche nel momento della chiusura. Io spero di essere sempre chiara. Comunque, se avete qualche dubbio, lasciate un commento qui sotto. Allora, andiamo a contare i punti che abbiamo qui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andiamo a chiudere nel settimo, inseriamo l'uncinetto nel settimo punto e chiudiamo a maglia bassissima in questo modo. Procediamo facendo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta,
2 maglie alte nello stesso punto di base e 3 maglie alte nei 3 punti successivi. Di base dovremo avere 12 punti. Bene, ho lavorato le maglie, ho lavorato in 4 punti e ho 12 maglie alte di base. Volto il lavoro, faccio sempre le 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto e poi procedo lavorando un aumento per ogni punto. Di base avrò sempre 24 maglie alte. Bene, ho lavorato anche questo petalo, perdonatemi se non vi faccio vedere la lavorazione completa, ma il procedimento è sempre quello, preferisco soffermarmi sulla chiusura del petalo. Quindi a questo punto dobbiamo andare a chiuderlo sempre nel petalo precedente, alla base. Quindi andiamo a spostare il petalo in questo modo e possiamo vedere il punto di chiusura qui. Inserisco l'uncinetto nella maglia, vedete è proprio la catenella, la metà catenella dove ci sono lavorate le 3 maglie alte. Noi inseriamo l'uncinetto e blocchiamo il tutto con una maglia bassissima. Facciamo una catenella, procediamo con la rifinitura del bordo a punto gambero fino ad arrivare qui. Ok, dopo aver fatto la rifinitura anche di questo petalo andiamo a contare sempre i 6 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, nel settimo inseriamo l'uncinetto e chiudiamo con maglia bassissima. Di nuovo andiamo a creare un altro petalo sempre nello stesso modo, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto. E poi 3 maglie alte nei 3 punti successivi. Avremo sempre 3 gruppi da 3, 12 maglie alte di base. Lavorate tutte le maglie, voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto ed un aumento per ogni punto successivo sottostante. Otterremo sempre le 24 maglie alte. Bene, abbiamo terminato anche questo petalo. Procediamo sempre con il chiudere la prima parte, ovvero quella prima del giro di rifinitura, nel petalo alla base del petalo precedente. Quindi qui, vedete? Inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Facciamo una catenella e procediamo con il giro di rifinitura a punto gambero. Fatto il giro di rifinitura andiamo a contare sempre i punti qui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nel settimo inseriamo l'uncinetto, facciamo una maglia bassissima e poi riprendiamo, dobbiamo lavorare l'ultimo petalo di questo giro, quindi 3 catenelle, 2 maglie alte sempre nello stesso punto e 3 maglie alte nei 3 punti successivi.
Taglierò questo pezzo perché tanto sappiamo come comporre il petalo ormai. Fatto questo procedimento, voltiamo il lavoro, di nuovo 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto ed un aumento per ogni punto successivo sottostante. Abbiamo terminato anche questo petalo, andiamo a chiuderlo nel petalo precedente, alla base del petalo precedente, quindi inseriamo l'uncinetto qui, in questa maglia, e chiudiamo a maglia bassissima, facciamo una catenella e procediamo con la rifinitura a punto gambero. A questo punto, terminata la rifinitura, andiamo a chiudere esattamente alla base di questo petalo, quindi viene proprio automatico. Inseriamo l'uncinetto alla base e chiudiamo a maglia bassissima. Ora dobbiamo passare al giro successivo, quindi ripetiamo il procedimento di 2 catenelle. Inseriamo l'uncinetto in corrispondenza del punto che abbiamo sopra, quindi inserisco l'uncinetto in questo modo e vado a chiudere a maglia bassissima. Ora devo cominciare a lavorare i petali di questo giro, quindi alzo il lavoro sempre facendo le 3 catenelle, lavoro 2 maglie alte all'interno dello stesso punto e come abbiamo fatto per ogni giro andremo ad aumentare di un punto, quindi se nel giro precedente abbiamo lavorato 4 gruppi da 3 maglie alte, in questo giro andremo a lavorare 5 gruppi da 3 maglie alte, quindi procederemo lavorando 3 maglie alte nei 4 punti successivi. Bene, ho lavorato 5 gruppi da 3 maglie alte, come potete vedere 1, 2, 3, 4 e 5. Ora volto il lavoro e come abbiamo fatto per gli altri petali, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base ed un aumento per ogni punto sottostante. In totale, avendo 15 maglie sulla base, otterremo 30 maglie alte. Lavorato anche questo petalo, lo andiamo a chiudere alla base del petalo precedente che abbiamo qui. Quindi inseriamo l'uncinetto sempre alla base di questo ultimo punto e lavoriamo una maglia bassissima. Facciamo una catenella e procediamo con la rifinitura del bordo a punto gambero. Bene, rifinito tutto il petalo, perdonatemi sempre se non vi sto facendo vedere il procedimento completo di ogni petalo, ma è sempre lo stesso procedimento, quindi non voglio allungare il video inutilmente perché tanto i passaggi sono quelli, ma mi soffermo principalmente sull'attacco del petalo sulla base perché penso sia la parte più difficoltosa. Quindi a questo punto, come abbiamo fatto per i punti di base, abbiamo aumentato di 1, dobbiamo aumentare anche i punti da saltare. Quindi in questo primo giro abbiamo saltato 4 punti, nel secondo giro ne abbiamo saltati 5, nel terzo giro ne abbiamo saltati 6, ora ne andremo a saltare 7. Quindi noi ci troviamo qui. Questo è l'ultimo punto saltato, andiamo a contare 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 7. Nell'ottavo inseriamo l'uncinetto e chiudiamo con una maglia bassissima. Dopodiché si procede con la creazione del prossimo petalo, quindi alziamo sempre il lavoro con le 3 catenelle, facciamo 2 maglie alte nello stesso punto e 3 maglie alte nei 4 punti successivi, quindi in totale avremo 15 punti di base. Fatte tutte le maglie alte, voltiamo il lavoro, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, una maglia alta nello stesso punto e poi andremo a lavorare un aumento per ogni punto sottostante fino ad ottenere 30 maglie alte. Ok, abbiamo lavorato il petalo, lo andiamo a chiudere sempre alla base del petalo precedente, quindi qui inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima, catenella e si torna indietro a punto gambero, quindi rifiniamo tutto il petalo e ci vediamo al termine. Rifinito anche tutto questo petalo, dobbiamo ripetere lo stesso procedimento, ovvero andare a saltare 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nell'ottavo inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. A questo punto dobbiamo andare a creare l'altro petalo, quindi sempre 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto e 3 maglie alte nei prossimi 4 punti. Per questo petalo vi faccio continuare da sole, ci vediamo al termine della lavorazione delle 2 righe a maglia alta, questa prima e la seconda con gli aumenti, e poi andiamo a vedere direttamente dove agganciarci. Tanto comunque il procedimento è lo stesso di questo, quindi ripetiamo lo stesso procedimento del petalo precedente. Ok, abbiamo creato il nostro petalo, 15 maglie di base, 30 sull'ultima riga. Andiamo a chiuderlo sempre alla base del petalo precedente, quindi allarghiamo un po' la lavorazione ed intravediamo l'ultima maglia lavorata, questa, e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Facciamo una catenella, rifinitura a punto gambero e poi ci vediamo per continuare. Fatto il giro di rifinitura a punto gambero, ripetiamo sempre lo stesso procedimento, dobbiamo saltare 7 punti, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, andiamo nell'ottavo, inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Andiamo a creare un altro petalo, quindi sempre lo stesso procedimento, 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto e 3 maglie alte nei 4 punti successivi, quindi andiamo a ripetere lo stesso procedimento del petalo precedente, creiamo il petalo completo e poi vediamo come agganciarci. Lavorato tutto il petalo, procediamo con l'aggancio inizialmente alla base del petalo precedente, quindi inseriamo l'uncinetto, chiudiamo a maglia bassissima, catenella, rifinitura a punto gambero e ci vediamo per agganciarci sull'altro lato. Giro di rifinitura completato, andiamo a chiudere quest'ultimo petalo esattamente alla base dell'ultimo petalo che abbiamo qui abbiamo questo petalo, perché noi ci troviamo adesso a lavorare su questo giro che termina esattamente qui, quindi noi andiamo ad inserire l'uncinetto in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima. Dopodiché dobbiamo alzare il lavoro per passare nel giro successivo, quindi lavoriamo 2 catenelle e ci andiamo ad agganciare nel punto corrispondente, quindi
facciamo questo lavoro. Noi abbiamo fatto le 2 catenelle, inseriamo l'uncinetto in questo punto, facciamo una maglia bassissima ed ora dovremo procedere a lavorare i petali. Siccome ci troviamo in un nuovo giro, dobbiamo andare ad incrementare di 1 sia nei punti base sia ovviamente poi nei punti che andranno saltati, ma ci arriviamo piano piano. Intanto iniziamo con il lavorare sempre le 3 catenelle, 2 maglie alte nello stesso punto, e 3 maglie alte nei 5 punti successivi. Ok, avremo lavorato esattamente in 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti. Avremo di base 18 maglie alte, ovviamente comprese le 3 catenelle iniziali che vanno a sostituire la prima maglia alta, quindi 18 maglie. Voltiamo il lavoro, facciamo le 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, lavoriamo una maglia alta nello stesso punto di base ed un aumento nei punti successivi, quindi andremo a raddoppiare di nuovo i punti. Otterremo in totale 36 punti. Lavorato tutto il petalo, il procedimento resta sempre lo stesso, ci andiamo ad agganciare nel punto di base del petalo precedente, quindi entriamo qui e chiudiamo a maglia bassissima, una catenella, giro di rifinitura a punto gambero fino ad arrivare in questo punto dove andremo poi ad agganciarci sul pannello. Bene, fatto il giro di rifinitura a punto gambero, dobbiamo andare a saltare i punti. Siccome siamo in un nuovo giro, dobbiamo incrementare i punti da saltare. Ne andremo a saltare 8, quindi contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nel nono inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Si ricomincia con un nuovo petalo, 3 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto e 3 maglie alte nei 5 punti successivi. Poi successivamente ci alziamo con le 3 catenelle e andremo a lavorare un aumento in ogni punto. Il procedimento del petalo è lo stesso del petalo precedente, quindi ci rivediamo a petalo terminato. Fatto anche questo petalo, lo chiudiamo nel petalo precedente alla base, quindi inseriamo sempre l'uncinetto in questo modo e chiudiamo a maglia bassissima, catenella, giro di rifinitura a punto gambero. Non preoccupatevi se il petalo è un po' ondulato, ci sta, quindi facciamo il punto gambero e ci rivediamo in questo punto. Bene, fatto il giro di rifinitura a punto gambero, dobbiamo andare a saltare sempre lo stesso numero di punti, quindi 8. Contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Andiamo nel nono, inseriamo l'uncinetto e chiudiamo a maglia bassissima. Procediamo con la lavorazione del prossimo petalo sempre nello stesso modo, seguendo il procedimento del petalo precedente, quindi lavoriamo il petalo e ci vediamo al termine. Bene, ho lavorato anche quest'altro petalo, lo vado a chiudere sempre alla base del petalo precedente, quindi inserisco l'uncinetto in questo punto e chiudo a maglia bassissima. Faccio una catenella e procedo con il giro di rifinitura a punto gambero. Consiglio, se volete evitare l'effetto ondulato, cioè non vi piace molto, nel giro di rifinitura a punto gambero potete saltare qualche punto. Quindi nel mentre che
nella parte centrale saltate dei punti. Per esempio io mi trovo in questo punto, salto questo punto, vado nel successivo e procedo con la lavorazione, non succede assolutamente nulla. E procediamo così fino alla fine, poi vediamo come procedere, come agganciarci. Dobbiamo chiudere sempre nello stesso modo, quindi saltare 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, puntiamo l'uncinetto nel nono punto, inseriamo l'uncinetto e chiudiamo con maglia bassissima. Procediamo con la lavorazione di un altro petalo. Io penso che mi fermerò in questo giro, non proseguirò nel giro successivo perché mi sta bene così, ma vi darò ovviamente le indicazioni per farla più grande. Quindi lavoro il petalo e ci vediamo a petalo terminato. Ok, abbiamo lavorato anche quest'altro petalo, lo chiudiamo alla base del petalo precedente con una maglia bassissima, catenella, rifinitura a punto gambero e ci vediamo al termine. Ok, giro di rifinitura fatto e lo andiamo a chiudere alla base del primo petalo lavorato, quindi esattamente qui. Questo è il petalo, questo è il primo punto, inserisco l'uncinetto sempre nello stesso modo e vado a chiudere a maglia bassissima. In questo modo faccio una catenella ed io mi fermerei qui per quanto mi riguarda ovviamente, ma voi siete liberissime di procedere con la lavorazione. Nel mio caso va bene così anche perché ho poco filo e non so se riesco a fare un altro giro, potrei anche, ma per me va bene così. Ovviamente se volete fare una rosa più grande, come avrete capito, il meccanismo è molto semplice, l'abbiamo visto passo passo. Per passare al giro successivo, perché in questo caso terminando nel primo petalo lavorato dobbiamo passare al giro successivo, quindi si fanno le 2 catenelle, ci si aggancia nel punto sopra con una maglia bassissima e poi si parte con la lavorazione del petalo ed ovviamente ad ogni giro che andiamo a lavorare dovremo incrementare anche un punto di lavorazione, quindi noi siamo arrivati a lavorare 6 punti di base. Nel giro successivo dovremo lavorare 7 punti e saltare 9 punti tra un petalo e l'altro. Ovviamente quando andiamo ad agganciarci dobbiamo andare a saltare 9 punti, quindi per ogni giro che aumentiamo dobbiamo aumentare un punto per quanto riguarda la lavorazione del petalo, dei punti base, e aumentare di un punto nei punti da saltare. Però penso che dopo aver fatto tutti questi petali avrete capito un po' il meccanismo. Comunque se avete qualche dubbio lasciate un commento qui sotto. Quindi a questo punto io mi fermo qui, ho fatto la catenella di sicurezza, adesso taglio il filo, lo vado a bloccare tra le maglie e questa rosa la andrò a cucire su un altro pannello. Sono comunque veramente molto soddisfatta del risultato, è venuta molto bene. Comunque procedo con tagliare tutti questi fili e poi vediamo come procedere. Una volta lavorata la rosa dovremo andare a lavorare il pannello che comporrà comunque la borsa. Io uno l'ho già lavorato, l'altro lo lavoriamo insieme. Quindi uncinetto 3,5, cordoncino, avviamo un anello magico che bloccheremo con una catenella e andremo ad aggiungere altre 2 catenelle per sostituire la prima maglia alta. Dopodiché andremo a lavorare all'interno di questo cerchio magico altre 11 maglie alte, quindi insieme alle 3 catenelle avremo 12 punti di base.
Lavorate tutte le maglie alte, andiamo a chiudere il cerchio magico tirando questo filo, lo tiriamo per bene. Andiamo poi a chiudere con la chiusura invisibile, quindi inseriamo l'uncinetto non nella terza catenella ma nella prima maglia alta lavorata in questo modo. Prendiamo l'asola, la portiamo all'interno, ci inseriamo esattamente qui abbiamo l'asola che abbiamo portato all'interno, inseriamo l'uncinetto anche nell'asola, tiriamo il filo, facciamo una catenella ed altre due per sostituire la prima maglia alta. Procediamo lavorando una maglia alta nello stesso punto di base, quindi dovremo andare a lavorare degli aumenti. Questo è il primo aumento. Procediamo lavorando 2 maglie alte nel punto successivo e 2 maglie alte in ogni punto sottostante, quindi in questo giro andremo a lavorare un aumento per ogni punto, andremo quindi a raddoppiare i punti. Terminato anche questo giro, cosa facciamo? Andiamo ad allungare l'asola e chiudiamo sempre nello stesso modo, quindi entriamo nella prima maglia alta disponibile, non nella terza catenella delle 3 iniziali, prendiamo l'asola e ce la portiamo all'interno, dopodiché inseriamo l'uncinetto proprio qui. Prendiamo l'asola, tiriamo il filo, blocchiamo il tutto con una catenella e alziamo con altre 2 per sostituire la prima maglia alta. Se avete un altro metodo potete farlo tranquillamente. Procediamo lavorando un aumento nel primo punto, quindi inserisco l'uncinetto nello stesso punto di base dove ho chiuso e faccio una maglia alta, quindi ho lavorato il primo aumento. In questo giro dovremo andare ad alternare un aumento e una maglia alta, quindi nel punto successivo lavoriamo una maglia alta, poi andiamo nel successivo e lavoriamo un aumento, quindi 2 maglie alte nello stesso punto, e procederemo in questo modo per tutto il giro. Terminato anche questo giro lo chiudiamo sempre nello stesso identico modo e procederemo in questo modo fino a raggiungere il totale di righe che vi lascerò indicate qui in alto, cioè il totale di giri, insieme alla misura in centimetri, ma quello varia in base a quanto grande avete fatto la rosa. Quindi vi lascio continuare da sole, ma tranquille, perché nella clip successiva troverete lo schema scritto, quindi di tutti i passaggi e di tutti i punti che dovete ottenere ad ogni giro, quindi tranquille. Chiudo questo giro e ripartiamo sempre nello stesso modo, incrementando di una maglia alta ogni giro, quindi tra un aumento e l'altro andremo ad aggiungere una maglia alta. Quindi in questo giro adesso lavoro il primo aumento, procederò lavorando una maglia alta nei 2 punti successivi, come potete vedere, quindi abbiamo incrementato di una maglia e poi un aumento. Procedimento veramente molto semplice, quindi vi lascio continuare da sole. Trovate nella clip successiva lo schema scritto, così siete più tranquille. Il procedimento è questo. Terminiamo il nostro pannello e poi vediamo come procedere.
Bene, sto lavorando l'ultimo giro di lavorazione, nello specifico l'8° giro, l'ho già avviato. In questo giro andremo a lavorare un aumento e 6 maglie alte, ma non sarà un giro completo, infatti qui ho messo un marcapunti. Andremo a lavorare il nostro giro fino ad arrivare al marcapunti. Ho contato 18 punti dall'ultimo punto del giro e ho messo il marcapunti nel 18°, quindi noi ci fermeremo con la lavorazione nel punto prima, quindi procedo con la lavorazione e ci rivediamo appena arrivo al marcapunti. Bene, ho lavorato l'ultimo punto prima del marcapunti, quindi a questo punto devo andare a creare delle catenelle che mi faranno da base per il manico. Ne lavorerò 40. Ok, fatte le 40 catenelle, vi dico anche la misura in centimetri, così se utilizzate un filato diverso potete regolarvi. Le mie 40 catenelle corrispondono a circa 21 centimetri. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Allora, sistemiamo per bene le catenelle, quindi le giriamo, le mettiamo sul dritto, andiamo a puntare l'uncinetto nella terza catenella delle 3 iniziali. In questo modo inseriamo proprio l'uncinetto all'interno della terza catenella e andiamo a chiudere con una maglia bassissima. Faccio una catenella e procedo lavorando una maglia bassa per ogni punto sottostante, quindi andrò a lavorare un giro di maglia bassa, non farò più aumenti e andrò a lavorare una maglia bassa ovviamente fino a questo punto qui, fino all'ultimo punto. Poi sulle catenelle vediamo poi successivamente come andarle a lavorare. Una volta lavorato l'ultimo punto alto, procediamo lavorando a maglia bassissima in costa retro sulle catenelle, quindi andiamo a prendere solo la costina retro e andiamo a lavorare dei punti bassissimi. Bene, termineremo il giro facendo una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo fatto all'inizio giro, puntiamo l'uncinetto all'interno della catenella e lavoriamo una maglia bassissima. Procedo, faccio una catenella e lavoro una maglia bassa nei punti successivi. Se preferite potete anche non chiudere i giri e continuare a lavorare a spirale. Io preferisco in questo modo. Comunque i prossimi 2 giri che andremo a lavorare, ovvero questo e il successivo, saranno uguali a quello appena lavorato, quindi andremo a lavorare una maglia bassa in ogni punto sottostante senza fare ulteriori aumenti, mentre qui sulla parte del manico andremo a lavorare una maglia bassissima in costa retro per ogni punto. Quindi questo procedimento lo ripeteremo per questo giro che abbiamo appena avviato e il successivo. Avremo in totale 3 giri lavorati con le maglie basse, quindi lavoriamo tutti i giri e poi ci rivediamo per vedere come procedere. Ok, ho terminato tutti i miei giri. A questo punto taglio il filo e vado a chiudere con asola di chiusura.
A questo punto andiamo a prendere uno dei due pannelli e ci posizioniamo la rosa al centro. Dobbiamo ovviamente andarla a cucire sul pannello. Possiamo farlo sia con ago tira fettuccia e cordino, sia con l'uncinetto, lavorando delle maglie bassissime tutte intorno, sia al pannello principale della rosa sia al pannello che abbiamo creato per creare la borsa. Ovviamente, se volete, potete realizzare due rose e metterne una davanti e una di dietro. Io ne ho fatta una sola, quindi mi prendo il cordino, faccio il cappietto iniziale per mia comodità e devo cercare di centrare la mia rosa, ovviamente sempre seguendo sia il pannello che ho qui, quello tondo di base della rosa, sia il pannello della borsa. Quindi cerchiamo un attimino di far combaciare i giri di lavorazione e possiamo andarlo a fissare o con degli spilli o con dei marcapunti. Fatto questo procedimento possiamo procedere con la cucitura, quindi cosa faccio? Inserisco l'uncinetto in una delle maglie che si trovano alla base della rosa, in questo modo, ed inserisco l'uncinetto anche nel corpo borsa. Prendo il filo, lo porto all'esterno, punto l'uncinetto nel punto successivo della rosa, diciamo. Inserisco l'uncinetto anche all'interno del pannello della borsa e vado a chiudere a maglia bassissima, quindi andrò a cucire la rosa lungo tutto il pannello. Ok, vado a chiudere la mia cucitura in questo modo, taglio il filo e lo vado a bloccare all'interno. Questo sarà il risultato del pannello frontale. Adesso non ci resta che assemblare la borsa, quindi dobbiamo andare a cucire i due pannelli insieme. Io lo farò sempre a maglia bassissima, quindi devo far combaciare tutti i punti. Inserisco un marcapunti nel primo punto di lavorazione qui sul pannello, vedete? Vado a fare lo stesso anche sull'altro pannello, quindi individuo il punto corrispondente, lo vado a bloccare con un marcapunti. Sull'altro lato parto direttamente con la cucitura, però comunque devo individuare il punto iniziale. Inserisco l'uncinetto nel punto corrispondente all'ultimo punto qui, prendo solo la metà catenella retro in questo modo. Farò lo stesso anche su questo lato. Prendo solo la metà catenella dell'ultimo punto, in questo caso è il punto di chiusura, in questo modo. Prendo il cappietto e lo faccio passare attraverso le asole in questo modo. Punto l'uncinetto prendendo solo la metà catenella esterna sia del punto successivo su un pannello sia del punto successivo sull'altro pannello. Prendo il filo e chiudo a maglia bassissima, lo faccio passare attraverso le asole in questo modo e procederò così fino a cucire tutti e due i pannelli insieme. In alternativa potete utilizzare altri metodi di cucitura. Potete cucire semplicemente a maglia bassissima, potete cucire a maglia bassissima dall'interno, potete utilizzare l'ago, tirafettuccia, il filo e quindi andare a cucire normalmente.
in base ai vostri gusti. Quindi terminiamo la cucitura e poi vediamo il risultato finale. Una volta terminata la cucitura possiamo tagliare il filo e bloccarlo all'interno. Ovviamente una cosa che non vi ho detto prima, se volete foderare la borsa potete farlo prima di assemblarla, in modo che potrete foderarla a pannello e sarà molto più semplice. In alternativa potete creare una semplice fodera a sacchetto e applicarla a borsa terminata. Comunque nel box informazioni qui in basso, nella descrizione del video, troverete i due link dei miei tutorial dedicati alla fodera sia a pannello che a sacchetto. Quindi ora vado a tagliare il filo, lo blocco all'interno e poi vado ad applicare la chiusura a calamita. Questo sarà il risultato provvisorio. Io ora applico una chiusura magnetica, la vado a cucire ovviamente al centro qui. Non vi mostro il passaggio, ma sappiate che queste hanno i fori e vanno cucite sul pannello. Questo sarà il risultato finale una volta applicata la chiusura magnetica. Viene fuori questo progetto veramente molto sfizioso. Io l'ho fatta piccolina, ma sappiate che potete farla anche più grande. Se preferite potete non fare i manici in questo modo, quindi lavorate un pannello completo, terminate tutto il giro di maglia alta e poi vi fate i 3 giri di maglia bassa senza fare ulteriori aumenti. Così facendo darete profondità alla borsa e una volta terminati i 2 pannelli, cucito il tutto, andate ad applicare i manici ad anello, quelli metallici, che comunque rendono la borsa ancora più elegante, magari se dovete indossarla per una cerimonia. Quindi spero di avervi dato dei consigli utili. Volendo si può applicare anche una tracolla, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, se la realizzerete. Lasciate un bel pollice in su se il progetto vi è piaciuto, condividetelo con tutte le vostre amiche creative. I materiali che ho utilizzato erano quelli che avevo in casa, erano degli avanzi di varie borse. Magari vi lascio i link di riferimento nel box informazioni qui in basso, ma sappiate che potete utilizzare qualsiasi tipologia di filato e sappiate che con 500 grammi di filato ci fate tranquillamente tutta la borsa. Mi raccomando, continuate a seguirmi sui miei social, soprattutto Instagram, dove pubblico tutte le anteprime dei prossimi progetti e dei mini tutorial dedicati all'uncinetto. Iscrivetevi al canale per non perdere tutti i prossimi tutorial. A questo punto vi ringrazio per avermi seguito, vi mando un bacio, un abbraccio e vi do appuntamento come sempre al prossimo tutorial. Ciao!